Ciao e benvenuto o benvenuta in questa nuova lezione su SharePoint in cui andremo a vedere questi due punti, quindi come sfruttare la modifica rapida, sfruttare nel senso di fare prima dal punto di vista temporale a modificare un elemento dell'elenco SharePoint e come inserire un allegato, che sarà un'operazione semplicissima, ma lì ci concentreremo sul concetto di non abusare di allegati negli elenchi SharePoint e tra poco vedremo perché. Quindi andremo a vedere come sfruttare la modifica rapida cliccando direttamente sul campo che vogliamo modificare dopo essere entrati in visualizzazione griglia e poi andremo a vedere come inserire l'allegato leggendo questo che c'è qui accanto, cioè che non bisogna abusare dell'inserimento degli allegati negli elenchi perché gli elenchi di documenti sono deputati a entrare nelle liste di documenti. Per quello sono fatte le liste e vedremo perché. Quindi anche in questo caso andiamo su SharePoint. Questo è l'elenco che abbiamo visto precedentemente. Per modificarlo rapidamente possiamo cliccare qui su modifica nella visualizzazione a griglia e quindi qui possiamo entrare direttamente a fare le nostre modifiche. Possiamo apportare una modifica all'importo, possiamo apportare una modifica qui al campo della lingua per quanto riguarda l'interpretariato, eccetera. Quindi poi possiamo riuscire dalla visualizzazione a griglia a rientrare nella visualizzazione precedente. Per quanto riguarda gli allegati li possiamo inserire direttamente quando clicchiamo sul nuovo, andiamo qui su aggiungi allegati, oppure anche quando andiamo a modificare un elemento, se non ne avevamo aggiunti precedentemente, possiamo andare qui a cliccare su aggiungi allegati. Qui io ne avevo aggiunto uno. In entrambi i casi, cliccando su aggiungi allegati, andiamo ad aggiungere tutti gli allegati che vogliamo e a pescarli dal nostro computer o anche dal nostro OneDrive personal o dal OneDrive for Business di Office 365. Dicevo perché non abusare degli allegati qui? Perché gli allegati devono essere gestiti, sono dei documenti e ci si possono fare tante cose che non è possibile fare da qui. E torniamo nel sito dei corsi di formazione dove avevamo creato, senza inserire niente, due elenchi, quello del corso di inglese e quello del corso di cucina, due elenchi di dati e due liste documenti, quindi le liste con i documenti di identità degli iscritti al corso di inglese e al corso di cucina. Se io apro l'elenco, il semplice elenco su cui nella lezione precedente abbiamo inserito i dati che ora siamo andati a modificare, qui abbiamo titolo, ci propone un primo campo SharePoint da rinominare e poi aggiungi colonna, quindi aggiungi una colonna di vario tipo, di formato testo, di formato immagine, di formato scelta, eccetera. Se io invece vado nella lista documenti, vedo che la struttura iniziale è diversa. Qui io vado a caricare dei file, quindi per esempio io qui posso andare a scegliere un file da caricare qui nella lista, per esempio scegliamo un file qualsiasi di Word, lo vado a prendere, ecco, lo vado a prendere qui nel OneDrive for Business, ecco che ha caricato il file. Qui il discorso è diverso perché come vedi qui accanto ci sarà data e ora della modifica e soprattutto qui accanto ci sarà scritto modificato da. Quindi data e ora della modifica è stato caricato pochi secondi fa, tra un'ora ci sarà scritto che è stato caricato un'ora fa, domani ci sarà scritto che è stato caricato oggi in data 23 novembre e che è stato modificato da Riccardo Dominici. E quando un'altra persona che è autorizzata a modificare questo file verrà qui e farà una modifica, rimarrà una versione precedente del file, cioè rimarrà la versione che ho modificato io e si vedrà anche la versione della persona che ha apportato le modifiche con le modifiche che ha fatto. Quindi questo è l'ambiente per gestire i documenti, ecco perché esistono le liste di documenti che sono diverse dagli elenchi di SharePoint. Quindi certo
Nell'elenco SharePoint, se abbiamo bisogno di inserire un allegato o due, lo possiamo inserire. Se si tratta di una fattura, possiamo sicuramente inserire l'allegato della fattura. Però se dobbiamo fare un elenco di documenti che concerne per esempio un progetto aziendale, sicuramente lo strumento principe è la lista, la libreria di documenti e non come allegato o allegati di un elenco SharePoint. Quindi ti aspetto nella prossima lezione dove andremo a vedere l'ultimo punto, cioè come creare una lista personalizzata che ci introdurrà poi alla lezione complessa della costruzione degli elenchi e dell'analisi della tipologia di colonne. Ti aspetto alla prossima lezione. Ciao!